Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul canale. Oggi andiamo a provare Stairsand Island, ossia un nuovissimo simulatore di vita agricola stile Cozy Games sviluppato da Seek Sparkle Lab ed è uscito proprio l'11 febbraio 2026 in accesso anticipato su PC, su Steam e su Xbox ed è anche incluso sul Game Pass. Quindi andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Diciamo subito che possiamo andare a personalizzare nel dettaglio il nostro personaggio, possiamo scegliere tra una figura maschile o femminile e poi andare a scegliere i vestiti, il colore degli occhi, il colore dei capelli, insomma andare a personalizzare proprio nel dettaglio. Allora, come potete vedere qui la personalizzazione del nostro personaggio è veramente molto particolare perché possiamo addirittura andare a colorare un occhio, quindi l'iride dell'occhio di un colore e l'altro di un altro colore, e fare anche l'iride con dei tratti diversi da un occhio all'altro. Se non ci piace questa possibilità, ovviamente possiamo fare due occhi identici. Poi abbiamo diversi tipi di capelli e, se non ho capito male, poi all'interno del gioco andremo a sbloccare poi nuove pettinature, nuovi colori, eccetera eccetera, ma adesso vediamo tutto quanto nel dettaglio. Si tratta, come vi dicevo, di un cozy games e questo tipo di giochi ultimamente mi sta abbastanza appassionando perché non richiedono tantissimo tempo e sono molto rilassanti. Ovviamente, come vi dicevo, inizieremo con i primi passi, quindi andremo a raccogliere le varie risorse. Abbiamo qui il tavolo del crafting, che in realtà proprio non è un tavolo ma è un tronco, però noi possiamo andare a produrre, quindi a craftarci diverse cose. Lo scopo è quello di andare ad abbellire inizialmente la nostra casa, andare a fare delle fornaci, andare a raccogliere la legna, fare il piccone per la pietra, quindi raccogliere poi anche il copper, eccetera eccetera, ma adesso vi farò vedere bene. Abbiamo poi delle missioni da dover fare, abbiamo una mappa veramente enorme con tanti personaggi da andare a incontrare, parlare, aumentare l'amicizia con loro. Vabbè, queste cose le abbiamo già viste anche in altri giochi, però ho trovato questo gioco molto veloce, intuitivo, anche se a vostro dispiacere, immagino, vi devo comunicare che non c'è la lingua italiana al momento. Quindi tramite l'accetta possiamo andare a distruggere i cespugli e raccogliere materiali, oppure andare a buttare giù gli alberi per fare la legna. Tramite il completamento di alcune missioni o con l'andare a parlare con alcuni personaggi andremo a sbloccare delle ricette che ci permetteranno di abbellire. In questo caso, vedete, ho preso una ricetta che mi permetterà di andare a fare il letto e quindi andare a abbellire l'arredamento della nostra casa. Come vi dicevo, abbiamo la nostra città ed è veramente molto grande, come potete vedere. Questa è la mappa, abbiamo negozi, attività, tantissime cose da fare. Poi abbiamo un'enciclopedia dove dobbiamo andare a trovare e a scoprire i vari oggetti, che possono essere piante o anche oggetti di crafting, animali, cibi e anche oggetti di arredamento. Ovviamente, amici, non potrà mai mancare il nostro armadio, quindi il guardaroba, dove noi andremo a trovare inizialmente qualche vestito molto carino e poi mano a mano che andremo avanti nell'avventura, quindi nel gioco, riusciremo o a acquistare dei vestiti oppure addirittura andarli a craftare. Una volta che abbiamo craftato, quindi fatto il nostro letto, per esempio, che è uno dei primi oggetti che ci va a dare andando a parlare con la proprietaria di un negozio, lo possiamo andare a sistemare nella nostra casa. Ma attenzione, questa qui è una casa molto piccola, poi mano a mano riusciremo a ingrandire la nostra abitazione e ci sono due modelli che noi possiamo andare a seguire, un vecchio stile o uno moderno, ma dopo ve li farò vedere. Avremo quindi delle missioni da andare a fare, parlando magari con dei personaggi, oppure le riceveremo tramite la posta. Insomma, ogni volta andremo a sbloccare nuove ricette, quindi potremo andare a craftare nuovi oggetti, ma anche avremo dei reward molto interessanti, tra cui ci sono due tipi di monete, una sono le stelle e gli altri sono proprio i veri e propri coin. Dunque, amici, come vi dicevo, la nostra casa potrà avere delle migliorie e abbiamo lo stile vecchio, antico, diciamo, un po' rurale, diciamo così, ed è questo qui che vi faccio vedere. Ma poi abbiamo anche lo stile ultra moderno.
ed eccolo qua. Vedete, abbiamo più un design moderno sia per quanto riguarda l'abitazione, ma anche per i nostri mobili. Poi comunque esistono tantissimi e aggiungeranno, presumo, arredi per la nostra casa, quindi possiamo divertirci a farla come meglio crediamo. Vedete che qui, andando a parlare con questa ragazzina, ho sbloccato tutti i blueprint, cioè le ricette per andare a costruire la casa, quindi la possiamo fare praticamente da zero e ingrandirla. Questi sono tutti i pezzi che noi andiamo ad acquisire e sono veramente tantissimi. Dunque amici, come sapete, in questo periodo più o meno ravvicinato sono usciti 2 giochi di questo tipo, di questo genere. Uno è Heartopia, che lo trovate gratuito su Steam, ho portato anche qualche episodio, sempre e solitamente in lingua inglese, e l'altro è questo qua. Questo qua è un gioco a pagamento. Comunque sia, trovo questo molto più semplice e intuitivo da andare a giocare, nonostante non sia tradotto ancora, può darsi che lo faranno, in lingua italiana. Dunque, come vi dicevo, la città è molto grande, ci sono tantissime abitazioni al suo interno, ci sono poi i negozi dove noi possiamo andare a acquistare diverse cose che ci serviranno sia per abbellire soprattutto la nostra casa, ma anche per andare avanti nelle missioni. E nel andare a frequentare, così per dire, i vari negozi, andremo anche a conoscere i vari personaggi. Quando andremo a interagire con loro, a volte ci daranno delle ricompense, a volte ci daranno delle missioni e altre volte dovremo semplicemente aumentare l'affinità, o meglio l'amicizia con loro. Allora, state bene attenti perché in questo caso, parlando appunto con questa ragazza, ho sbloccato la ricetta per andare a fare lo skateboard. In questo gioco ci sono i mezzi di trasporto che sono veramente fighissimi. In questo caso andrò subito a casa a farmi lo skateboard, quindi ve lo mostrerò come funziona, ma poi abbiamo anche automobili, moto, motorini e tantissimi altri mezzi. La mia edizione comprende anche i DLC e non solo ho la possibilità di andare a avere 2 bellissimi design di mobili, ma anche mi hanno regalato questa mega carrozza e guardate cos'è, veramente una meraviglia perché mi sembra un po' strano andare in giro con una carrozza del genere, però sembra un po' la favola di Cenerentola, quindi è fighissimo, insomma non va velocissima però servirà abbastanza. Però io punto a mezzi molto più moderni e molto più veloci. Adesso vi faccio vedere quali sono. Dunque amici, ho raccolto un po' di cose e sono riuscita finalmente a farmi lo skateboard ed ecco che ve lo mostro. È una cosa veramente fantastica perché è velocissimo, comodo, maneggevole e non dobbiamo nemmeno pagare il parcheggio perché ce lo rimettiamo all'interno del nostro zaino. Quindi ora arriviamo a destinazione, ma è proprio qui che ci farà vedere la tipa, ci mostrerà i nostri mezzi, perché questo qui è un negozio dove vanno ad affittare i mezzi di trasporto. Abbiamo, come vi dicevo, macchine, moto e motorini. Li possiamo affittare tramite un pagamento che può variare possiamo prendere in affitto per 24 ore o 48 ore, insomma, e pagare con i soldi del gioco. Ecco qua la moto ed è fighissima, guardate che cos'è. Dunque amici, tornando poi a casa, non importa quale mezzo andremo a utilizzare, poi sono riuscita a sbloccare anche la fornace che ci permette poi di andare a craftarci i lingotti. Ovviamente andremo a trovare i nodi, in questo caso di copper, a produrre anche il carbone che ci servirà sempre per fare i lingotti e poi andremo a lavorare anche il legno tramite questa motosega che ci permetterà di andare a fare delle assi. Quindi amici, se cercate qualcosa di rilassato, però che vi piace anche andare a craftare, vi piace andare a raccogliere, andare a tagliare la legna, andare a pescare probabilmente, avere anche dei mezzi veramente spettacolari, abiti e vestiti, avere anche la vostra socialità con gli abitanti di questa città, beh, questo è il gioco giusto che fa proprio per voi. Farete tutte queste cose però con un rilassamento totale, cioè non c'è bisogno di affannarsi, tutto sarà molto facile, semplice e a me questa cosa vi posso garantire che non mi dispiace affatto.
Come vi dicevo, esistono due tipi di monete e questa qui, chiamiamola il tipo stella, ci permetterà di andare a specializzarci, quindi andare a imparare ulteriori mestieri, ma poi magari lo vedremo eventualmente in qualche altro episodio. Benissimo amici, oggi vi ho raccontato il mio primo giorno all'interno di questo gioco e ora è arrivato il momento di andare un po' a riposare. La giornata è stata veramente estenuante, però ecco, è venuta la sera, quindi noi andiamo a dormire, così andiamo a salvare innanzitutto la partita, 2 andiamo a riposarci, quindi a andarci a rifullare la vita e poi ovviamente arriverà il giorno, quindi potremo iniziare tutte quante le nostre attività. Sono andata a dormire con le pantofole, benissimo, ci vediamo presto per un nuovo episodio. Ciao ciao!